Ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo l'esordio di una band sudcoreana con una direzione musicale interessante, ma immaturo e troppo ripetitivo nel suo mix di death e sludge metal. Nella storia ultradecennale di Heavy Metal Heaven ci siamo ritrovati a scoprire e recensire gruppi provenienti da un po' ovunque dal mondo. Parliamo anche di luoghi non proprio famosi per la propria scena metal come Porto Rico, l'Algeria, il Bangladesh o le Filippine. Tuttavia in questo viaggio ci sono paesi che non abbiamo mai visitato. Grazie ai Gotrop, per esempio, per la prima volta ci occupiamo di una band proveniente dalla Corea del Sud. Nati nel 2018 a Seoul, negli anni successivi hanno pubblicato un paio di demo e un paio di split album, con una media di un'uscita all'anno. Tuttavia il primo full length ha dovuto attendere lo scorso 12 settembre, quando Kuboa ha visto la luce, grazie a Sentient Ruin Laboratories. Questa etichetta americana, con cui collaboriamo da tanto, è stata quasi sempre sintomo di musica marcia e nichilista. I Gotrop non sono un'eccezione. La loro musica unisce uno sludge metal lentissimo, asfissiante ed elementi death. Il più evidente è il growl, spesso cavernoso, di Sungun, ma anche a livello di riff. A tratti Kuboa può ricordare i gruppi death doom più marci e meno melodici. È un suono ossessivo, ripetitivo, in maniera voluta. Lo è perché i sudcoreani cercano di coinvolgere più con atmosfere opprimenti e pesantezza sonora che con melodie e riff riconoscibili. Un intento che rappresenta al tempo stesso il punto di forza che è quello debole dei Gotrop. Da un lato in effetti il gruppo mostra buone capacità, l'oscurità asfissiante è ben aiutata da dettagli come synth e campionamenti qua e là, ma anche dai riff stessi. Pesanti come macigni, sono supportati da una registrazione non iperpulita ma nitida al giusto per farli esplodere al meglio. Dall'altro però, a tratti Kuboa risulta fin troppo ridondante. Crea la giusta cupezza, questo sì, ma non brilla troppo nel farlo. Colpa anche del fatto che, soprattutto, se prese singolarmente, le canzoni dimostrano ingenuità ed elementi poco efficaci. Per paradosso, il disco funziona meglio come somma di parti. Ciò indica che i Gotrop hanno idee abbastanza chiare su cosa vogliono evocare, sulla pesantezza che desiderano, ma ancora devono crescere e trovare i mezzi per evocarla nella miglior maniera. Ciò non significa che Kuboa sia da buttare, anzi, ha i suoi momenti, soprattutto per quanto riguarda il duo Jumbo Jimmy. La prima alterna momenti più ritmati, aggressivi ed aperture atmosferiche, con dissonanza di vago retrogusto black. La seconda invece si distacca dal resto per la sua maggior varietà interna. I sudcoreani provano a costruire un po' di più a livello di riff, oltre che di oscurità, e a cambiare ritmo. Il risultato è ottimo, il picco del disco anche per nichilismo e potenza evocati. Per il resto, Bulbo Cap 9 si segnala per tastiere quasi prog, che ricordano da lontanissimo il doom all'italiana, seppur siano usate per creare ancora più alienazione, mentre Nutria è ancora più lenta e soffocante del resto. Ma non sono dettagli così favolosi, prese a sé stante sono tracce carine, ma certo non memorabili. Anche in generale Kuboa è un album tutt'altro che eccezionale. È di buon livello, un ascolto niente male se si vuole qualcosa di oscuro e pesante, ma di sicuro non rimarrà negli annali di sludge e death doom metal. I Gotrop hanno trovato una buona direzione musicale. Il loro suono alienante, mastodontico, lentissimo e fascinoso, ma i sudcoreani dovranno studiarlo meglio per renderlo davvero efficace, specie se vorranno mantenere la loro natura ripetitiva. Soprattutto dovranno crescere, mettere a frutto quanto di buono sentito qui se vogliono sfruttare appieno il potenziale della loro formula e delle loro capacità. Noi speriamo però che ci riescano e di risentirli con musica più focalizzata la prossima volta. Voto di Heavy Metal Heaven 73 su 100. La recensione termina qui. Se l'hai apprezzata faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e condividerla. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!